Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Abbiamo la carta del giudizio. Amici della Vergine, può essere un momento di presa di consapevolezza dove riuscirete a vedere come un disegno più grande. Può essere anche un momento dove qualcuno di voi riceve come un'illuminazione, una chiamata, la chiamano la carta della chiamata perché è la chiamata al servizio normalmente. Però si può anche trattare di una chiamata telefonica. Non so se state aspettando notizie da parte di qualcuno, ma con questo giudizio promette bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, ok, partiamo subito col sole, la morte, abbiamo una regina di spade, un cavaliere di spade, eremita, e 7 di pentacoli. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, denaro, eccetera. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione di luglio, cioè in promozione c'è la lettura semestrale. Allora, partiamo dalla carta del sole. Mi richiama un po' l'energia del giudizio, perché è un po' come se ci fosse una mente che si rischiara. Qui abbiamo il 6 di spade, un 5 di bastoni e un 6 di bastoni. Ho come la sensazione con questo 6 di spade che qualcuno di voi possa essersi allontanato o abbia l'intenzione di allontanarsi da vecchi schemi mentali, da vecchi modi di pensare. Potrebbe anche essere da certe lotte che possono essere comunque interne piuttosto che esterne, magari con qualcuno vicino a voi. Però con la carta del sole l'idea è che le cose diventino più chiare, più trasparenti, più appunto alla luce del sole. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo la regina di coppe e un eremita. Potrebbe esserci come un periodo, ce l'avete già anche qui l'eremita, come di introspezione, di autoanalisi, di ricerca della vostra verità. Può essere che dopo questa presa di consapevolezza o dopo questa nuova visione cerchiate come di capire realmente che cos'è in linea con voi. Diciamo che c'è anche la regina di coppe e penso che questo riesame riguardi un po' il vostro mondo interiore, interno. Può per qualcuno far riferimento a una persona. Diciamo che sì, c'è l'eremita. Io credo che qualcuno di voi possa comunque vivere come una sorta di isolamento o di momento introspettivo molto forte che secondo me porterà proprio a questa morte, a questa rigenerazione, a questa trasformazione interna. Può essere con questa regina di spade ehm, che, come dire,
Allora, questa introspezione potrebbe da un lato farvi diventare più freddi con questa regina di spade, più logici, più calcolatori se vogliamo, con più regole mi viene anche da dire. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe, 3 di coppe. Può esserci come una progettazione di qualcosa. mm? Questa regina di spade probabilmente sta pianificando, potrebbe pianificare un qualche tipo di offerta, qualche tipo di ritrovo, qualche tipo di festa, di riconciliazione, potrebbe anche essere con il 3 di coppe, soprattutto se vi state allontanando o se vi siete già allontanati da una situazione, da una relazione, potrebbe essere questa regina di coppe. Per qualcuno c'è come sì, un riprogrammare, uno studiare. Diciamo che c'è anche un cavaliere di coppe, quindi qui o arriva o farete voi qualche tipo di proposta. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Cavaliere di pentacoli e 2 di bastoni. Che interessante perché il cavaliere di spade mi dice che vorreste andare come a sprombattuto, tipo in quinta, in questa situazione, in questo cambio o in questa offerta, come se voleste buttarvi a capofitto, però in realtà poi abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 2 di bastoni. È come se vi dicessero di calcolare con prudenza gli eventuali sviluppi futuri. Sento anche un po', è come se vi consigliassero di fare un passo alla volta in modo concreto con questo cavaliere di pentacoli, sempre comunque guardando il futuro, però facendo un passo per volta è come se il traguardo si raggiungesse prima. Però andiamo a vedere questo eremita perché ho come l'idea, sì, che sarà un po' il nodo qui per voi. Tra l'altro è la vostra carta. È come se ci fosse qualche cosa che o non riuscite a vedere di voi, ma perché giustamente c'è una carta, tra l'altro dei Koan Zen, che dopo tirerò. C'è un oracolo che dice una cosa del genere, dice non chiedetevi perché siete, perché non vedete quando siete all'ombra di voi stessi. Ed è un po' questo il senso, è come se qualcuno di voi avesse bisogno di togliersi, e qui lo vediamo con il 6 di spade, ci sono come delle credenze limitanti, delle ideologie, potrebbero essere delle valutazioni, anche autovalutazioni con questo eremita, che non sono poi così veritiere, come se in realtà vedeste le cose solo da un punto di vista. Cavaliere di spade. Oppure qualcuno di voi potrebbe mentire su il ritmo che vuole mantenere in questa situazione o in questa relazione. Potrebbe esserci qualcosa su quanto siete determinati, perché magari la determinazione ce l'avete anche con il cavaliere di spade, però effettivamente poi c'è questo cavaliere di pentacoli che mi dice con calma. Datemi una carta per il 7 di spade. Dov'è la menzogna? Dov'è che non si vede? Ok. Fante di spade. E 7 di bastoni. C'è qualcosa qua con i sistemi difensivi di qualcuno.
Mm. Può essere che non vediate i vostri punti di svantaggio o che vi stiate difendendo, per esempio. Andiamo a vedere il sette di pentacoli, perché poi alla fine c'è un'energia un po' lenta, quindi è come se in qualche modo si schiarissero le idee su certe dinamiche, su certi conflitti, su certe questioni, magari è una relazione come vi dicevo prima, c'è come una sorta di autoanalisi e il dire ok, questo è quello che posso proporre. Qui avete quattro cavalieri, comunque c'è del movimento in avanti in questo periodo, ragazzi. Però qui è come se qualcuno di voi non fosse onesto su qualcosa, o sulle proprie barriere difensive, su quello che vuole. Andiamo a vedere il 7. 8 di pentacoli e luna. Mm. Vi invitano un po' a lavorare sulle vostre paure. Vi dico che tra il 7 di spade e la luna qualcuno, e qui mi spiego anche perché avete bisogno come del giudizio, del sole, di questo 6 di spade. Io credo che qui ci sia qualcuno che ha bisogno di fare come questo riesame perché ci sono delle proiezioni, delle ideologie, dei punti di vista, delle prese di posizione, delle paure, dei timori, delle cose che non si vedono in modo corretto, in modo pieno, e le carte con questo 8 di pentacoli vi invitano un pochettino a lavorare su questa zona d'ombra. Io sento che, allora, siccome abbiamo due eremiti e abbiamo anche la carta del giudizio, fatemi vedere che altro. C'è il sole e luna, lo yin e lo yang. Sento come se fosse un buon periodo quello estivo per farvi come una sorta di riesame di coscienza e chiedervi. Allora, la sento un po' come la notte buia dell'anima, sinceramente, ok? Cioè, sarete come in un momento dove vi chiederete che cosa volete dalla vita, se quello che avete raggiunto, che sia il lavoro, che sia la situazione personale, piuttosto che la relazione, la famiglia che avete creato, è come se vi stesse chiedendo se realmente è quello che volete, se realmente è ancora la vostra verità o quali bugie vi state raccontando. Ho come l'idea che sia un po' questo il filone. Diciamo il movimento energetico principale è più basato sulla vostra crescita personale e su stabilire che cosa voi volete nella vita da adesso in avanti. Mm. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. Allora, potrebbe esserci una conoscenza, sebbene non sento che siate così, come dire, focalizzati fuori, ho come questa sensazione. Segni zodiacali potrebbero essere Leone, Acquario, Bilancia, Vergine come voi. E pesci. Ok, i segni zodiacali prendeteli sempre con le pinze, ragazzi. Però io ho la sensazione che qui effettivamente, vi dicevo anche prima, no? Ci sono tanti cavalieri, però è come se sentissi un po' di titubanza per certi versi. C'è questo sette di spade che parla un po'. Io lo sento come se fosse qualcosa che ha a che vedere con i vostri sistemi di difesa, il vostro controllare, il vostro ritmo di movimento in avanti. C'è comunque un 8 di pentacoli alla fine, quindi mi dà come l'idea di una continuità di questa situazione.
Però sì, abbiamo anche queste carte, però diciamo che per adesso potrebbe essere una conoscenza. Per le persone che sono in una relazione, anche qui sento che è molto forte il punto di domanda che avete, o su questa persona specifica, o sulla situazione che si è creata tra voi e questa persona. Poi adesso dipendendo da quanto tempo è che vi frequentate, io ho come l'idea che qualcuno di voi si senta solo all'interno della relazione e che quindi stia cercando di capire se il problema è vostro o se perché realmente c'è freddezza all'interno della relazione, non c'è una reale intimità emotiva e ho anche l'idea che cercherete di creare questa intimità emotiva con calma, però è come se doveste prima buttare giù certe vostre barriere. È come se aveste bisogno di tenere sott'occhio le cose. E credo che questo giudizio vi aiuti a capire dove vi state mentendo. È come se doveste riuscire ad attingere a tutta la vostra saggezza per comprendere questo periodo o questa notte buia dell'anima. Però avete già il giudizio, quindi secondo me è già come in fase di passaggio, come vi posso dire. E queste domande ovviamente potrebbero anche essere rivolte alla persona che vi sta di fianco. È veramente la persona che voglio? È veramente la persona che mi può far crescere? Io sento che in qualche modo, oltre a questo riesame, ehm, tenderete come a dedicarvi di più probabilmente. Allora, da un lato mi viene da dire a studiarvi con questa luna, dall'altro come se rinforzaste le zone deboli della relazione. Per le persone che sono in una relazione clandestina, non definita o complicata, anche qui sento che farete un po' il punto della situazione, come se aveste bisogno di vederci chiaro. Se fosse una di quelle relazioni non definite dove magari siete amici, conoscenti, vi vedete tutti i giorni, magari sul posto di lavoro, ci sono le battute, c'è questo, c'è quell'altro, ma non si va più avanti, sento che effettivamente sì che le cose vanno avanti, tanti cavalieri, avete un cavaliere di coppe, c'è comunque come un tentativo strategico di far andare avanti le cose. Vi dico strategico perché abbiamo la regina di spade ed è quella che fa come un po' i piani. Però in realtà c'è come da abbandonare qualcosa, io qui sento, ed è il fante di spade, il controllo potrebbe essere, ehm, qualche tipo di distrazione per qualcuno potrebbe anche essere, e con il sette di bastoni sono le barriere di difesa, il fatto di pensare di essere sempre nel giusto o quella che potrebbe essere una visione monolaterale che ci dice la luna. Ci sono come dei passi in avanti, però ecco, non vedo grandi cambiamenti rispetto alla situazione che avete a inizio periodo. Se parliamo di lavoro, allora, se siete senza lavoro, c'è la possibilità che inizi qualcosa, secondo me. Può essere più un lavoretto così, un lavoretto saltuario, qualcosa. Non vedo grandi sviluppi per adesso, ma siamo anche in periodo estivo, quindi è un po' più difficile che le aziende assumano, a meno che non sia un lavoro stagionale. Per le persone invece che sono dipendenti, allora vi dirò che potrebbero esserci come dei cambi di scena
nel senso che qualcuno di voi potrebbe essere chiamato a ruoli diversi. Magari ci sono come delle sostituzioni che dovrete fare per questo periodo estivo, potrebbero affiancarvi qualcuno da dover formare. Sento che con questi due eremiti vi potreste trasformare un po' proprio in guide per qualcuno. L'eremita mi dice che siete saggi in qualche modo, che avete esperienza. Per le persone che sono autonome è come se capiste che cosa c'è bisogno di trasformare, che nuove regole dare, come avanzare per ottenere nuovi risultati. Ho un po' come la sensazione che anche voi con questo set di spade potreste aver bisogno di dover lavorare sulle vostre illusioni qua, su quello che sono le credenze limitanti, la chiarezza mentale, questo bisogno di controllo. Per qualcuno queste due carte sono il fatto che vi state fissando sulla vostra maestria, cioè magari avete un'esperienza tremenda, ma vi manca il pezzo di carta. E questo fa sì che vi stiate auto-boicottando, e lo vediamo qua con il 7 di bastoni. E che non progrediate, non andiate avanti quanto velocemente invece potreste. Se parliamo di soldi, periodo da tenere sott'occhio. Mi viene da dire attenzione dove lasciate il portafogli, gli occhiali o il telefono, perché potrebbe esserci come qualche mano lesta lì vicino con questo 7 di spade e il fante di spade al contrario. Insomma, potrebbero esserci dei furti, potreste perdere qualcosa in questo periodo. Più che perdere, è come se qualcuno vi rubasse qualcosa, potrebbe anche essere un'idea, per capirci. Se parliamo di progetti, sento che è un momento proficuo per collaborare, per inserirvi magari in qualche altro progetto già esistente, per ampliare il vostro raggio d'azione. Ok, andiamo a vedere un koan, uno di quegli oracoli di cui vi ho parlato prima. Mu, che non è il verso della mucca. Io amo particolarmente questo oracolo. Allora, la traduzione letterale di questo mu con il punto esclamativo è un ni. Cioè, cosa vuol dire? Qualsiasi sia la domanda che voi vi state ponendo con questi due eremiti, la risposta è né sì né no. Nel senso che è un po' relativa, no? Come in fisica quantistica la realtà dipende da chi la osserva, ok? Quindi è un po' come se fosse soggettiva. O meglio, la realtà viene influenzata dall'osservatore. Quindi non importa quale sia la domanda, la risposta non è né giusto né sbagliato, semplicemente quella cosa c'è, esiste, è così. Andiamo a vedere un oracolo induista. Allora, l'immagine è questa e il messaggio dice: se pensate di essere divini, divini sarete. Se pensate di essere polvere, polvere diventerete. Ciò che pensate, diventate. Perciò convincetevi che siete divini. Che bugie vi state raccontando su voi stessi. Io credo che sia proprio una questione di vedervi, percepirvi da un altro punto di vista in questo periodo, ragazzi.
Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail, però c'è anche un'alternativa un po' più soft, diciamo così, che è attraverso la sezione degli abbonati, perché lì vi prendete i vostri tempi per ascoltare i video. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono anche tanti altri argomenti di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, si parla di kundalini, di traumi, di chakra, di come si vede nell'etere, di come si sviluppano i sensi psichici. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto semplicemente condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché 2 sono una sdoppiata in 2, vanno viste parallelamente, la 3A e la 3B. Comunque trovate tutto sotto. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un'estate splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!